Partiamo alle 6 dal convento, questo qui è il percolato esterno, e oggi si va a San Leo. Ha piovuto tutta notte, dovrebbe essere fresco. Ti piace camminare con noi? Allora iscriviti, che aspetti? Salutiamo Sant'Agata Feltria, dice la Rocca, e la giornata così, se non altro, non dovremmo patire il caldo. Rischiamo di prendere altra acqua, però caldo di sicuro no. Quasi alla Madonna del Soccorso, infatti eccola là, la chiesetta. Non ci sono segnali specifici del cammino, c'è qualche raro bollo bianco e rosso del CAI che vuol dire tutto e niente, perché tutti i sentieri del CAI sono segnati in bianco e rosso. Potrebbe essere un sentiero a caso che non vi porta dove volete, però c'è solo questo, per cui non dovremmo sbagliare. La Madonna del Soccorso, sopra Sant'Agata. Pit stop alla Madonna del Soccorso perché ci hanno levati, avevamo preso delle ciaspole di fango per la salita e adesso ci siamo sfregati un po' e adesso puliamo un po'. Ecco, il bello delle scarpe con la membrana in Gore-Tex è che può fare così, quelle totalmente traspiranti ma non impermeabili col ciufolo. Per questo che noi si cammina con le scarpe in Gore-Tex oppure con, com'è che si chiama il tuo? Future Light, il concetto di impermeabilità della North Face. Oh, finalmente avvistiamo un segnavia e guardate chi è tornato, la nostra ben amata Cappuccetto Rosso. Mai usato usando il poncio come quest'anno? Dopo San Patrignano si ritorna nel bosco, che poi è anche l'ambiente congeniale per Cappuccetto Rosso. Volete mica farla camminare su asfalto Cappuccetto Rosso? E dov'è il cestino per la nonna? Non lo so. Non lo so. Sono finalmente ritornati i segnavia, cioè qui c'è il Tau, già indica San Patrignano dove siamo passati, e qui finalmente il cartello, perché è da un bel pezzo, da prima che scendessimo quel paesino in alto, che non abbiamo visto un segnavia né del CAI né del cammino. Si è fatto tutto di traccia GPS. Ok, dovrebbe aver smesso adesso di piovere, là forse si apre un po', qua c'è il fondovalle con un po' di foschia sotto, e quella lì dovrebbe essere già la valle del Marecchia. Arriveremo giù di nuovo con le ciaspole di fango ai piedi, fango e paglia ai piedi. Oh signore, non so se si vede. Questo dopo 10 metri da qua. Aiuto! Secondo round di pioggia, ma sì, dai. Poi in cella c'è un'ara sacrificale preistorica ed è lì, già la vedete, per cui non serve neanche fare questa grande deviazione, andiamo a vederla. Oh, eccola qui, c'è queste scavature, non si capisce bene se hanno scavati per farci il tipo dei gradini, e questo è il bacino dei sacrifici, molto interessante. Adesso si vede proprio bene la rocca di San Leo, là in fondo scagliata tra dove il cielo è scuro e dove è chiaro. E qui davanti a noi invece Torricella. Poi il nostro prossimo stop sarà a Ca del Vento, dove dovrebbe esserci un bar pasticceria per prendere un caffè, che oggi siamo ancora a secco.
questo è il fiume Marecchia, che dà il nome all'omonima valle che percorreremo. Come vedete non è messo benissimo, nonostante l'acqua di questi giorni. E mentre le caprette ci guardano perplesse, noi ammiriamo Nova Feltria, dove siamo entrati brevemente per il caffè e poi siamo tornati subito sul percorso. Tu assomigli a una mucca che ho già visto. Immagino che io assomigli a un umano che tu hai già visto, che saranno tutti uguali per voi. E in effetti adesso da vicino si nota che in cima anche questo ha una fortificazione, però ovviamente noi non ci arriveremo, ci passiamo leggermente sotto. Eccola lì, la rocca di Maiolo. Che uno deve essere veramente intenzionato a assediarlo per arrivare fin qui, deve proprio avere una faida in atto con i signori di Maiolo per arrivare fin qui per assediare quella rocca. Ecco San Leo, eccolo là, San Leo è là, la nostra meta di oggi, anche se il nostro agriturismo è un po' più giù e noi siamo proprio sotto la rocca di Maiolo. Questa è la chiesetta di San Rocco che è proprio sotto la rocca. Tira su forza di braccia, che bello. Non so se mi conviene proseguire per la corda là è sfilacciata e magari qua in salita riesco anche ad arrampicarmi, ma poi a scendere non vorrei cascare di sotto. No dai, io ci ho provato ma non è proprio agevolissimo. Peccato non essere più sotto, però comunque non avrei visto tanto di più, si sarebbe visto un po' più da vicino le due torri poligonali e un muro, che è tutto quello che rimane dopo una frana del 1700 che portò via anche il borgo sottostante di Maioletto, e si dice che sia stato per un castigo divino perché su nella rocca hanno fatto un ballo, non ho capito che tipo di ballo hanno fatto, insomma si sono divertiti un po' troppo a questo ballo e allora il Signore pum, gli ha fatto venire giù la montagna sotto i piedi, via la rocca e via il borgo di Maioletto. Adesso noi facciamo una breve pausa uva e poi proseguiamo verso San Leo. Qua si vede bene l'erosione, fra un po' questo pezzettino su cui siamo passati sparirà e dovranno fare una passerella. Area di sosta con fontanella e lì più avanti c'è un chiosco, bibite, caffè, piadine, panini, torte fatte in casa. È un vero peccato che non ci sia il sole su San Leo, però pazienza, comunque è bello anche senza il sole che la illumina. San Leo, ma di lì c'è il nostro agriturismo, per cui andiamo a posare gli zaini e a sistemarci un po' e poi con calma nel pomeriggio visitiamo San Leo. A San Leo è arrivato il sole e adesso ci vado anch'io a San Leo. No, il posto è bello, è un po' fuori da San Leo, però è bello.
storia narra che nel 1213 San Francesco si trovò qui a San Leo per l'investitura di un cavaliere del Montefeltro e tenne una predica appassionata sul Vangelo all'ombra di un olmo, e tra gli astanti che lo udirono c'era il conte Orlando Cattani da Chiusi, che fu mosso risultò praticamente commosso e toccato da questa predica, e pensò di donare a Francesco il sasso della Verna, dove sorge ora il santuario, il monte della Verna. Nel frattempo Giulia si è fatta una nuova amica, mentre io andavo a San Leo a fare le riprese. Eccola lì, Giulia e Bimba. E cosa stai aspettando? Che esca la tua amica con un altro tozzo di pane? Andiamo a fare una foto al programma, dai.